ovvio, non fatto appositamente. È evidente questo, no? Come fanno il sparone, se ne sono arrivato a ragazzi, sono sindaco, buongiorno. Anche tu, perché solo per due? Non c'è che solo io. No? Sì, siamo di qua, giusto? Sì, no. Questo è strano, ragazzi. No, sindaco, questo è cerimoniale. Cerimoniale è cosa naturalmente di cui siete esperti, profondi conoscitori, non mi permetterei mai io di violare quanto i responsabili cerimoniali prescrivono, non indicano, prescrivono. Noi sappiamo che deve curinare. Sì, no. Ma ti dico che voi le battute, ad esempio, sul cerimoniale appunto del Quirinale, la battuta più che ci di più è che è molto più facile trovare un'intesa con un gruppo terroristico piuttosto che con il protocollo del Quirinale. Però, bene, innanzitutto è un momento per quanto, ecco, tante volte ci siamo un momento di festa, non è un momento di festa, nel senso che è il piacere di condividere un momento importante e storico attraverso anche i media con la comunità. Ci sono tante, noi diciamo sempre quante volte, ogni cerimonia a cui assistiamo, partecipiamo, diciamo che ci siano 10.000 persone, 1.000 persone, 10 persone, noi continuiamo a farlo perché c'è la necessità di ricordare tanti momenti. Questo è un momento però storico, come per Roma il rammentare il giorno della sua fondazione. Ovviamente Roma ha avuto centinaia e centinaia di momenti importanti. Questo per la nostra Gorizia è dopo il 28 aprile del 1001, la prima volta in cui Gorizia entra nella storiografia, perciò la prima volta in cui il castello, non già di Gorizia, sappiamo che in realtà era quello di San Carlo, però Gorizia, San Carlo, tutt'uno, è entrato nella storia. Questo è il momento più legato agli affetti, alla storia, no? del nostro territorio, la redenzione della nostra città, poiché ha comportato un tributo, ahimè, terribile di sangue. Il contesto non è un tributo qualsiasi, noi sappiamo, ce lo ripetiamo, ma sono cose che noi conosciamo. Ragazzi, una volta non c'erano ancora le ragazzi che avevano difficoltà addirittura nel dialogare l'uno con l'altro, perciò scagliati da una parte da centinaia e centinaia di chilometri, scagliati a Gorizia, chi parlava la lingua era il dialetto, perciò ragazzi che avevano difficoltà all'inizio addirittura tante volte nel dialogare tra loro, una guerra che non conoscevano. Alcuni, una cosa è ad esempio il redentismo che il nostro territorio ha conosciuto e tantissimi scelsero di varcare il confine proprio per poter concorrere a liberare, a rendere perciò redenta la città di Gorizia, perciò erano scelte patriottiche, scelte convinte, frutto di percorsi culturali, familiari, storici, ma parliamo in realtà adesso di migliaia, 57.000 sono quelli ricordati, quantomeno in termini di numeri, nella tua Jugoslavia. Sì, no, sto scherzando. 100.000 sono quelli a Reggio Puglia, ovviamente parliamo comunque del primo grande conflitto, e perciò sono migliaia e migliaia di persone che sono state proiettate qui e sono state mandate come le dinamiche della Grande Guerra imponevano, perciò al massacro. Uscivano dalle trincee, e siamo perciò non soltanto a Gorizia, ma pensiamo perciò anche a tutto il territorio intorno a Gorizia, uscivano dalle trincee e perciò si lanciavano letteralmente sapendo che le prime file sarebbero state falciate. È una cosa che oggi fa accaponare la pelle, nel vero senso della parola. Oggi noi ci preoccupiamo quando c'è un qualcosa che può provocare 10 vittime, 15 vittime, c'è l'articolone sul giornale, perché anche l'unica sola persona che muore è una tragedia per la famiglia e per la comunità in cui opera. Pensiamo perciò alla tragedia della Grande Guerra vissuta sul nostro territorio, una cosa che ha fatto davvero accaponare la pelle nel vero senso della parola.
Contestualmente io dico sempre che ovunque in queste circostanze abbiamo visto, come sempre accade, comportamenti terribili, ma anche slanci di straordinaria generosità, di straordinario patriottismo. E ricordare, perciò la medaglia d'oro, questa, ecco, ho visto solamente il retro, la medaglia d'oro che è la moglie, la vedova, ai noi, che ho conosciuto. Quanti anni fa? Lui è morto nell'85. Sì, ma la vedova, penso che ha vissuto, penso saranno 20 anni, che avrà vissuto perlomeno 15 anni o 20 anni, di vedovanza, credo la moglie. Andrò a vedere sul registro dell'anno d'onore se c'è la firma, perché noi abbiamo trovato l'anno d'onore, c'è la firma Giaruzzi, adesso non mi ricordo fino a che anno, e vediamo se c'è anche la firma della moglie dopo la morte. Perché io l'ho conosciuta, vabbè, comunque veniva su. Sì, come no, veniva, ci picchia, come no, ci mancherebbe altro. Ogni anno lo proposta la sua. E io penso che poter toccare con mano, nel senso della parola, quella bandiera che sappiamo che nell'immaginario collettivo è un gesto di straordinario eroismo. Certo che oltre a Baruzzi, oltre a quello che ha compiuto le geste, non so se una via, penso che come sempre accade quando ci sono questi grandi atti di eroismo, c'è sempre sottile, no? Il confine tra pazzia ed eroismo. C'è un confine sottile perché una persona di buon senso dice no, è un rischio troppo elevato, ma c'è quel patriottismo, cioè quando lanci il cuore oltre l'ostacolo e non è più perciò buon senso, non è più chissà se morirò. Quando getti il cuore oltre l'ostacolo sai che forse sopravviverai, ma è un qualcosa che tu in quel momento senti di dover fare non per te, anche per te, ma non per te, per una comunità che non conosci, per uno Stato che non conosci. Ma sono tante per carità, però dimentichiamoci anche adrenalina, che certamente sappiamo come erano preparati prima degli assalti, no? Perciò è questo, non lo vogliamo vedere come questo gesto di grandissimo eroismo di una persona che viveva per la patria, nel vero senso per la patria. Perciò sapere che è stato lui a toccare con mano questa bandiera, che il tricolore che è giunto per primo a Gorizia redenta, nuovamente redenta successivamente. Poi c'è anche quella narrazione che penso che sia vera, sai che ormai quando ti raccontano che alle bar Garibaldi si è spesa la prima valuta italiana per un caffè o non so che cosa, un militare, non so se fosse stato Baruzzi o un altro militare, che ha voluto entrare nel Aurelio, perché è difficile, che è entrato per consumare un caffè, comunque una consumazione, che avesse voluto, cioè che il titolare voleva offrirgli, insomma, che aveva altro, cioè che quando arrivi con la divisa italiana che entra nella Gorizia, tu gli dici fai del barcio quello che vuoi. Lui invece ha voluto pagare proprio perché è stata la prima lira, non so quanto era, centesimi, mi auguro, non dire, centesimi di lire, con cui ha pagato questa consumazione. Ecco, sono queste cose che rimarranno nella narrazione, nel nostro immaginario, non per i prossimi 10 anni, per i prossimi 100 anni, per i prossimi 200 anni, 300 anni. E perciò ecco perché dico momenti storici, perché ci sono cose che colpiscono di più l'immaginazione, e giustamente, e ci sono cose che magari tantissime cose stupende, grandissimi, atti, gesta eroiche, quante sono state compiute sul nostro territorio, tantissime, però che rimangono di meno, no? E ingiustamente magari, non ha importanza giustamente, ecco, perciò prendere Baruzzi come un testimone di questo grande patriottismo, il sacrificio che oltre è un sacrificio di tantissime, di migliaia e migliaia di persone che non hanno ottenuto la medaglia di riconoscimento che ha ottenuto lui, ma ecco perché io credo davvero che è una medaglia, come tutte le medaglie d'oro, tutte le medaglie conquistate sul campo sono davvero, uno le riceve, ma vanno condivise con tantissimi altri che non hanno potuto averle nemmeno alla memoria. Perciò un grande gesto, ringrazio la brigata, ringrazio l'ANA, ringrazio anche perché arrivare al Sabotino legato all'ANA, ringrazio perché è un percorso
non nasce oggi ovviamente. Se pensiamo al percorso fatto per poter sentire nuovamente i rintocchi di Chiara, è un percorso che nasce da tanti anni, no? Con 1000 difficoltà, vedo Paolo che annuisce, problemi che sembravano insormontabili o superabili solamente attraverso sforzi che ci sono stati da parte di tutti. Perciò un grazie alla brigata, grazie a chi all'interno della brigata, più degli altri necessariamente, si è dato da fare. La direzione del Sacrario delle Divinità. Grazie a questo ragazzo che ha voluto, io penso davvero che quello che hai fatto e che stai facendo, che hai fatto per quei 57.000 che in questo momento sono Oslavia, io credo che io penso che ogni giorno, non se potessero, perché poi c'è chi crede e chi non crede, chi è ateo, chi è agnostico, non ha importanza, però io sono convinto che questi ti ringraziano. Grazie Invece, e tu spiegherai adesso, però che non posso spiegare. Su qualche cosa, intanto se mi permette, le porto i soldi. Se mi dai del tu, sì, se mi dai del lei, io mi alzo e me ne vado. Ok, perché chi presidia 57.200 dove sento? 57.200 e uno. Il minimo 201. Perciò il grazie del sindaco, della giunta, dell'amministrazione. Grazie della città e della Repubblica ovviamente. Ti porto i saluti da parte del mio comandante, il generale Dispoli, che mi ha pregato di rappresentarlo e di salutare te come sindaco e Gorizia per quello che rappresenta in questo posto d'Italia. Sì, è stata un'iniziativa dettata dall'adrenalina, dall'impulso, però erano 110 anni. Io questa settimana sono andato al Lugo di Romagna perché volevo rendere omaggio ad Aurelio Baruzzi. E con Aurelio Baruzzi ci siamo scambiati, non con Aurelio, con il generale Dispoli, abbiamo più volte parlato di Aurelio Baruzzi, anche perché sul Sacrario di Puglia c'è una bellissima fotografia che lo ritrae mentre riceve questa medaglia da Luca d'Aosta. In un momento particolare, perché Aurelio viene dimenticato, viene lasciato, non si capisce bene, lui praticamente farà qualche chilometro a piedi, si parla di 10 km a piedi, arriverà nel luogo della cerimonia e qualcuno lo rimproverò perché era con uniforme di disordine, senza sapere che poi sarebbe stato premiato per questo avvenimento e poi anche perché avviene tutto in maniera successiva, no? Lui è la classe 1997, quindi relativamente giovane rispetto alle classi che erano state arruolate precedentemente. 19 anni. Esattamente. 19 anni, era minuto, non era grande, non era un forzione, un granatiere. E già si era distinto, tra l'altro, nel tunnel. Sì, certo, quando si era spacciato esatto. A capo di un manipolo. Era come un manipolo e si era spacciato come diciamo l'inizio di un battaglione che sarebbe arrivato esatto. e prese prigionieri di 200 austro-ungarici nel tunnel che è dedicato. Chi di voi l'avrebbe fatto? Se me lo domandavo. Quindi c'è questa cosa e poi successivamente c'è questa storia della bandiera dove lui arriva per primo, lui apparteneva al 28° reggimento Fanteria Pavia della Brigata Pavia, che è un settore di operazioni proprio a partire da Medea, poi arrivano verso da questa parte, quindi siamo alla stessa battaglia di Isonzo, presa di Gorizia, la presa del Sabotino, del San Michele, del Seibusi, quindi tutta la parte, diciamo, la cresta, l'inizio del Carso, no? Che poi permetteva successivamente di creare una base di appoggio, un caposaldo, per poi proseguire in quelle che poi saranno le sabbiosissime battaglie dell'Isonzo fino alla 12ª battaglia, fino alla Baisizza. E lui arriva e la prima cosa che vuole fare è
quella di issare, perché è il primo che arriva, issare la bandiera tricolore. Però sceglie, non è che non va subito alla stazione, non va subito alla stazione. No, lui sceglie prima, voleva issarla su un fabbricato, ma questo fabbricato era mezzo distrutto, quindi non dava la giusta importanza al tricolore, no? Al tricolore. E successivamente invece vede che sulla stazione ferroviaria c'è un pennone nel quale poter far vedere, soprattutto nell'altra posizione non si vedeva verso le linee amiche. Ecco che da lì invece la posizione era una posizione che permetteva alle linee amiche di vedere il tricolore, di vedere quindi qualche cosa che rappresentava non solo un gesto eroico, ma il fatto che eravamo arrivati fino lì. È vero che poi il nostro tricolore fa parte oggi della Costituzione, dell'articolo 11, no? Mi pare che parli in maniera molto incisiva su quella che è l'importanza esatto, del tricolore, no? E quindi lui lo issa su questo e tutta la notte farà la guardia al tricolore. Il giorno dopo questo tricolore invece verrà portato per tutta Gorizia. Ecco, questa diciamo è la storia che come gli arcivescovi hanno diritto ad essere sepolti dopo la loro partita sotto la cattedrale, io credo che il direttore si potrebbe prevedere quando tra 100-200 anni dovesse, non quando accadrà, se dovesse ciò accadere, potrebbe avere il diritto il direttore di essere sepolti insieme. Quelli che potevano essere tuoi amici quasi, no? Devi chiedere al sindaco di Colmanova. Guarda, posso dirti una cosa, che c'è un esempio di un generale che si fa seppellire qui, ed è il tenente di Ungaretti, il generale Giangreco, del quale abbiamo ricevuto soltanto nel 2021 tutto il medagliere con le 2 medaglie di argento, le 2 medaglie con la motivazione, tra l'altro una delle motivazioni incredibili, se ci pensiamo, perché siamo nel 16, il 29 giugno del 1916, questo tenente che salverà tra l'altro dal portone di esecuzione Ungaretti, che si stringerà un'amicizia particolare con Ungaretti che durerà per tutto il tempo della loro vita, e lo salverà dal portone di esecuzione. Il 29 giugno lui, dopo l'attacco di gas, ordinerà il concordato. Per questo ricevuto la medaglia d'argento. E quando muore nel 1980, l'allora tenente Giangreco, poi generale Giangreco, si fa seppellire a San Martino del Carso e lui è sepolto lì insieme alla moglie perché vuole essere sepolto insieme ai suoi fratelli. Ecco, per dirti poi quale fosse, insomma, nel senso anche come riferimento, come libro, come senso di quello che era successo, di quello che è accaduto in quegli anni, tanto è vero che adesso, come sai, il 24 settembre, così è stato fissato, faremo un'altra cerimonia molto importante dei caduti di Vertoima, quelli che abbiamo trovato nel 2022 e che abbiamo riportato in patria, e faremo questa cerimonia a ricordo di questi ragazzi che dopo 110 anni sono stati ritrovati in una trincea durante uno scavo edilizio. Questo fa pensare a tante cose, fa pensare che evidentemente se si scava si trova ancora qualcosa, che probabilmente non tutto quello che è stato registrato appartiene a verità. Insomma, che ecco, tutte queste cose che tu ci racconti, che ci raccontiamo, non è una battuta, noi sappiamo che quando uno realizza un intervento, un'opera pubblica, è importante la realizzazione, ma è parimenti importante e alcune volte anche forse più importante la manutenzione, vero? Perché se realizzi un qualcosa e manca la manutenzione, c'è stato uno sperpero di denaro pubblico, rischi per chi fruisce della struttura. Ecco perché per me, quando accade un qualcosa, il ricordo, il presidio perciò dei luoghi, mi riferisco, adesso ti chiamo da direttore, ma vale anche per chi era prima di te, il presidio del luogo e il presidio e la promozione, la custodia della memoria è un po' come la manutenzione rispetto
ad un'opera pubblica. Perché avere un qualcosa, sapere che è accaduto un qualcosa lì e dopodiché va nell'oblio dopo 50-100 anni, è la cosa peggiore. Meglio, è come una vetrina sporca, meglio non avere la vetrina, meglio una serranda che la chiude. Ecco perché io credo davvero che quando parliamo di meriti acquisiti sul campo, si intende sempre un campo di battaglia. Perciò per me la manutenzione dell'opera pubblica, in questo caso invece il presidio del sito e la promozione, la custodia, la divulgazione della memoria, io credo che abbia un ruolo straordinario che tutti noi insieme, voi molto più di noi fate, ed ecco perché davvero con il cuore in mano io vi ringrazio. Grande ragazzo. Solo un paio di precisazioni. Allora, la bandiera e la medaglia verranno esposte a Oslavia durante la cerimonia? Solo durante la cerimonia? Ok, quindi sabato 8 agosto alle 9 del mattino alle 9. ci sarà un ruolo svolto, ci sono anche momenti del loro sabattino. Sì, Salutino, il trombettiere, quello che abbiamo, quel ragazzo che è venuto l'altro anno, che ci ha dato questa disponibilità, sì, che è un ragazzo che fa parte poi della farfalla dei bersaglieri di San Donato. Torna nel suo luogo di deputato questa cerimonia, torna dove doveva essere. Sì, sì. E poi ci sarà la tua firma sull'albo d'onore, come l'anno scorso, l'albo d'onore Che firmerò con una penna che qualcuno mi ha regalato, non faccio. Io non faccio. Va bene, ma al di là di questo ci sono questi registri, sapete, questi albi, se uno li va a guardare, se uno li va a leggere, sono un'enciclopedia di storia, perché ci sono firme che vanno chiaramente dal 38 in poi il prossimo anno, tra l'altro il 28 sarà il 90° anniversario dei 3, diciamo, siti non principali, però sì, 2 principali, Oslavia, Re di Puglia e Caporetto, no? Perché sono stati tutti quanti inaugurati nello stesso giorno, 18 settembre del 38. Gli albi sono delle enciclopedie, icona, dei nomi e dei cognomi che fanno rabbrividire, presidenti della Repubblica, gente come Baruzzi o come altri ufficiali generali, politici che in quel periodo passavano ad Oslavia proprio perché Oslavia insieme con Puglia rappresentavano dei luoghi, ricordiamoci che negli anni 20, negli anni 30 questi luoghi erano luoghi di pellegrinaggio, no? Che oggi sono tutti pellegrini, se non erano, erano decine di migliaia di pellegrini che arrivavano in questi luoghi, ma decine di migliaia da tutta Italia. E spesso quando venivano a rappresentare i propri cari, una delle cose che sconcerta, perché poi pensiamo al viaggio che potevano fare questi disgraziati, era che si presentavano col vestito della domenica, non sicuramente in bermuda, no? Ma col vestito della domenica, per dare la giusta importanza a coloro che erano stati sepolti e che magari non avevano un nome. Altre domande? Curiosità? Se ciò non è, rinnovo i ringraziamenti, se tu avessi non hai qualcosa da aggiungere, rinnovo i ringraziamenti e perciò noi ci vediamo 8 di agosto alle ore 9 Oslavia. Fresco. 9 fresco, sì, cioè 9